Bella la gamma di microfoni della Hewitt, molto bella, interessantissimi, hanno un sacco di belle cose. Questo poi è un super microfono, accidenti, stavo guardando questo, guarda, il 1040 o 1040, perché c'ha un proprio, guarda, sta a vedere che roba, guarda, è un sistema a valvola che ha il suo alimentatore, che è quella roba grigia che c'è qui dietro, e poi però questo ha una grafica molto particolare, guarda, guarda che roba, cioè tu vedi il caminetto all'interno del microfono, è interessante. Hai un microfono col caminetto, è bello, d'inverno ti scaldi col microfono acceso, è molto carino, costa un tot, ma è molto carino. Se ha la valvola, anche questo utilizza lo stesso sistema che poi ha questo microfono qua, una cosa molto simile per quanto riguarda l'antipop, però qui è più distanziato perché in questo l'hanno fatto talmente vicino che non riesco a capire come faccia a fare d'antipop, ma poi lo sento perché non l'ho ancora acceso, lo sto solo studiando sulla carta per capire che cosa fa. Ma questo invece, che io non utilizzerò, ha anche, guarda, il controllo del suono che puoi avere attraverso il FET o il tube, quindi più FET o più tube, e puoi bilanciare. E poi puoi anche scegliere il tipo di suono, se lo vuoi chiaro, caldo, scuro o saturato. Poi hai dei filtri lineare, 40 Hz, 80 Hz, 120 Hz, è un bel giocattolo, costa un sacco di soldi, quindi glielo lascio per adesso. Francamente, glielo lascio. E sulla carta, dopo tutte queste belle foto con la tipa che canta, eccetera, ti fanno vedere il cule dell'alimentatore. Questo è l'alimentatore con addirittura un controllo remoto, puoi controllare remotamente tutto quanto. Vedi, Design and Engineered, lo dice qua, guarda, in Austria, perché è questa la storia, che loro erano degli ex HG. Bond. James Bond. Sembra il nome di un servizio segreto. Sei un ex HG. In realtà la KG costruisce microfoni ed è, se non sbaglio, un'azienda adesso del gruppo Harman Kardon. Producono in Cina tutto quanto. Ormai in Austria non producevano più niente a Vienna e gli ex AKG se ne sono usciti e hanno fatto il loro servizio segreto particolare e hanno cominciato a produrre microfoni, ormai da parecchio tempo sono sul mercato. I più interessanti per chi fa voice over come noi, quindi noi che abbiamo, che siamo poveri con l'H. Allora, l'LCT 240 Pro si chiama Pro, microfono che non mi ispira assolutamente, ha lo stesso prezzo dell'NT1A più o meno, però ha un sacco di rumore di fondo in più, ha una capsula piccola ad elettrete, e infatti non ne parlano mai, c'è un Professional Sound Quality Cardioid Pattern, sì, però questo è un elettrete, quindi di fatto è il fratello della T2020, dell'Audiotecnica, che devono essere del Nord, anche loro, tedeschi, no? Se non sbaglio, Audiotecnica. Ecco, monta questa capsula. È bello però il microfono dal punto di vista grafico, te lo faccio vedere, guarda, questo microfono qui. Take a listen, chissà se lo senti anche tu se faccio un take a listen, vediamo. We were so thin, you laughed a bit, I left the chain. No hair on my head, I had on yours instead. Ok, non me ne frega assolutamente niente, adesso mi fermo qui, perché quello che senti qui sopra poi non ti torna mai quando sei in studio. E sai perché non ti torna mai quando sei in studio? Perché nel tuo studio tu avrai un'acustica differente, quindi il microfono suonerà in modo differente. È molto probabile che tu l'acustica ce l'abbia all'opposto di quello dove hai sentito il suono del microfono, quindi anche molto diversa da quello che sentirai qui. Qui io però ti farò un confronto con due microfoni e un'idea te la potrai fare, ma non è detto che quando ti arriva a te poi suoni allo stesso identico modo, differente scheda audio, differente voce, differente impostazione, tutto quello che ti pare. Ci sono troppe differenze, per cui allora questo microfono qui è quello che interessa più di tutti di solito, perché appunto costa 150 euro, quindi è un ottimo entry level, però se io dovessi scegliere tra questo e l'NT1A probabilmente sceglierei una KG. Io te l'ho detto, io questo microfono a me non mi ispira assolutamente, anche dal punto di vista grafico e per come l'ho potuto sentire. È molto carino, ma non mi ispira. Mi ispira di più nel senso che sono curioso di sentire il 440 Pure, che è in effetti questo qui.
questo è il 440 Pure, no? Ok? Ehm, che è molto bello dal punto di vista tecnico, cioè come materiali, come proposizione costruttiva per il tipo di microfono, che comunque non è una novità, perché questo tipo di corpo l'abbiamo già visto negli HG. Tra l'altro da HG hanno copiato o si sono portati a casa, perché poi sono i tecnici dell'HG, anche il tipo di montaggio con questo sistema a strozzo, in cui non c'è una vite, tu semplicemente infili il microfono, stringi, questo chiude e blocca il collo del microfono e te lo tiene fermo lì. È molto ben fatto, dal punto di vista tecnico molto ben fatto. Poi c'è la parte sopra magnetizzata in cui puoi attaccare l'antipop. Dal punto di vista tecnico e costruttivo sono molto innovativi, ma già la HG era abbastanza avanti da questo punto di vista, e d'altra parte loro sono degli ex HG. L'NT1 che io userò per confronto oggi, ma poi ne tirerò fuori un altro invece della HG, perché secondo me si presta ad essere un ottimo concorrente dell'LCT 440. Ecco, l'NT1 ha invece la costruzione caratteristica con questo enorme ragnone con gli elastici e poi un antipop molto più corposo, è tutto molto più grande, è molto più alla vecchia maniera, roba anni 70 come costruzione. Dal punto di vista tecnico l'NT1 suona, non posso dire simile, perché sulla carta in teoria questo è più caldo, è più equilibrato come tipo di suono. Però vanno sentiti, infatti ero curioso di sentirlo, di sentire quali erano le differenze. Di solito gli NT1 sono molto puliti, cioè i Rode sono molto puliti come suono, il suono tipico Rode è abbastanza limpido, pulito, non ci sono cose affascinanti, è un po' plastico. Non mi fa impazzire, mi piacevano alcuni microfoni della Rode, in modo particolare quelli valvolari, ma gli altri non mi sono mai piaciuti troppo, tranne forse l'NT2A, che è un microfono molto interessante, e questo qui che volevo assolutamente sentire ormai da diversi anni, perché l'ho sentito sulla voce di alcuni colleghi che mi hanno mandato i demo, e devo dire che con questi suonavano molto bene. Ora, se si tratta di metterlo di fianco al suo concorrente, in teoria l'LCT 440 Pure, però c'è un altro microfono che poi ti farò sentire, che è questo, esattamente il C214. Ora te lo faccio vedere qui sulla carta, che non è il 414. C'è una grandissima differenza tra questo e il 414. Il tipo di montaggio è identico, perché praticamente è l'Hewitt copiato pari pari dai prodotti che già c'erano della KG. Infatti vedi, la forma più o meno è la stessa, non è che ci sia questa grande differenza. Questo è la KG e questo è il Hewitt, sempre la stessa roba. D'altra parte sono ex HG, che veramente mi suona come un servizio segreto, il Secret Service, la KG, la CIA. No, ma che bastardo che sei! Perché ti voglio far vedere questi. Ah, ok, va bene, va bene. Cancellerò questa roba. Unboxing. Facciamo l'unboxing. Va bene. Allora, Mi sto vedendo li vedi? Sì, li vedo benissimo. Li vedi? Ok. Allora, questo lo conosci, no? Sì. Fatto Allora, con ti devo questo. dire una cosa. In questi giorni, siccome mi era venuta un po' la scimmia degli Hewitt, sono andato su internet a sentire un po' di roba. Sì. E proprio ieri o l'altro ieri ho incontrato una recensione di un tizio che ha fatto la comparativa tra il Hewitt e l'NT1. Anche lui. Sì. Beh. E sono rimasto un po' perplesso, perché mi aspettavo che il Hewitt suonasse molto meglio. Anch'io, quando l'ho sentito così, anch'io ho avuto la stessa. Perché tutti parlano di un microfono trasparente, molto pulito, eccetera. Io, per quello che ho sentito in quella recensione, invece l'ho sentito un po' scuro. Scuro. Vabbè, a te piacciono poi particolarmente i microfoni chiari, quindi. Sì, poi l'ho sentito anche molto
ingrassatore delle frequenze basse, diciamo, no? Ok. Rispetto all'NT1 che invece mi è sembrato molto più chiaro. Eccolo qua, guarda, questo è l'NT1. È il No, classico. quello che ho visto io forse ce n'è un altro di NT1, vero? No, NT1 c'è questo. Ma forse allora era Non è l'NT. l'NT1A, quello grigio? Era uno che aveva, mi sembra, anche i selettori del cardioide, eccetera. Allora quello era l'NT2, che costa leggermente di più, costa 280 l'NT2 ed è più, sì, un po' più chiaro anche di questo. Questo diciamo che come caratteristiche invece è molto più simile al Lewitt perché di fatto Andando a controllare la cronologia, aspetta, che te lo dico. è un cardioide. Intanto apriamo anche, mentre questo se ne sta qui tranquillo a fare la nanna, il Lewitt, che è quello, insomma, non è un microfono che costi pochissimo, perché 250 euro comunque per un microfono entry level è una discreta cifra. E siccome su quella cifra c'è un sacco di roba, anche interessante, dobbiamo vedere se effettivamente... Eccolo qua, questo è il 440. Allora, bisogna dire che la dotazione di quel microfono lì è interessante, soprattutto per quel sistema che ha dell'antipopper. La protezione antipop di questo microfono? Sì, no, è proprio figo quel coso lì. Guarda com'è carino. No, è bello, cioè. Caspita però, allora, nella Sì. NT1 c'è sempre il vecchio, c'è un coso molto grande che a me non piacciono tantissimo quei ragni lì, se vuoi dopo lo facciamo vedere. Qui c'è l'antipop, tutto incastronato dentro con... Poi c'è questo con scritto front, perché altrimenti la gente gli parla nel Q, eccolo qua, front. Esatto. E E poi poi come oggetto è proprio bello bello, eh. è molto bellino, sì. Pure si No, chiama. ma il parapi è quello lì che hai sotto, guarda, è sotto nella scatola. Sì, questo qui. Ma è piccolissimo. Sì, va su magnetico sul ragno. Ma dai, allora vediamo. Allora, questo qua va messo così, quindi. Sì. Basta. È fighissima questa cosa qua, Ma è scusa. una figata pazzesca. Guarda. Ma lui si gira così del suo attacco o è il tuo No, braccio? è il mio braccio che Ah, è ok. multisvitato. Quindi sono io che lo sto facendo girare. Ospitato. Sì. Va là. È svitation. Eccolo qua. Bello, molto bello. Cavoli. Poi con questo tu lo puoi tirare fuori. Ma sai che fra l'altro è piccolissimo. Sì. Non ha assolutamente nessun controllo, anche questo. Come oggetto è molto bello. È veramente bello. Sembra fatto... Proprio bello. Poi chiaramente tu gli qui davanti. C'è È molto l'antipop. 114. Allora, facevo questo discorso proprio con Daniele, perché con Daniele si parlava del 414 che per lui è uno dei suoi microfoni preferiti. Sì. Il 414, quello vero originale, era un'altra cosa, ma stiamo parlando del 414 che io usavo ad esempio Peter Flowers, Sì, quello grigio. che non ha niente a che fare con quelli nuovi. O gli metti questo o gli metti questo. Sì, e appunto lui diceva vorrei iniziare a provare gli Austrian perché secondo me quelli potrebbero dare grosse soddisfazioni. Allora, questo lo stacchiamo per un attimo. A sto punto facciamo lo Quant'è stesso. che inizi la comparativa? E la comparativa la iniziamo un altro momento, non adesso, perché adesso non ce la farei fisicamente, cioè nel senso che dopo devo registrare della roba, quindi ti chiamerò una sera probabilmente se, Ho già capito. se riusciamo. Ieri sera non ce l'ho fatta proprio perché ero veramente al di là del bene e del male. Ma oggi Anche la curiosità di registrare già qualcosa. Ma... sì, mi viene la curiosità, ma poi devo andare di là, fare il setup delle camere. Ecco, vedi, questo è il Rode. Questa cosa è molto pesante, vedi, c'è questo braccetto. Ma questo è il braccetto che, cioè, è roba degli anni 70-60. Sì, è una roba stile Neumann. Sì, stile Neumann. Allora, diventa un bel bestiolone. Adesso provo ad attaccarlo qui, se c'è la vite. È impegnativo, vedi, questo qui. Questo è, c'è bisogno anche di una roba sostanziosa che lo sostenga. Infatti si ammoscia. Eccolo qua. E poi ci mettiamo sopra il microfono che ha la vite sotto, mentre quello della Lewitt, stile AKG, non ha la vite. Eccolo qua.
Ah no, era con il Rode NT1A quello che ho visto io. L'NT1A, beh, vabbè. Sì, e il Lewitt era un 240. Ok, noi invece abbiamo il Lewitt 440. 4,40 perché noi siamo fighi. A noi non ci fa paura nessuno. Allora, cioè, il Lewitt è un'altra cosa dal punto di vista dello stile. Beh, fa anche un po' parte della loro idea di fare i microfoni. Loro hanno detto chiaramente di volersi spostare dal microfono vintage. Se tu Sì. vai a leggere sul sito c'è l'ho scritto questa cosa, ma anche nel suono. Cioè loro vogliono fare un microfono che non ricalchi quello che ricalcano un po' tutti, che vanno a rifare o il 47, o il 49, o il 67, l'87, eccetera. Sì, perché fanno Qui per loro il discorso di vintage non esiste, loro stanno facendo dei microfoni nuovi e a questo punto sono nuovi anche nella progettazione, no? Anche, voglio dire, estetica e funzionale. Non so come ho fatto a dire questa cosa, ma l'ho detta. Sembravi comunque un giornalista. Sembravo il proprietario della Liu. Esatto. E niente, allora, noi ci sentiremo una sera in cui ti collegherò questi due E me li fai e sentire. te li faccio sentire, poi tu mi dici che cosa ne pensi del Lewitt 440 e del Rode NT1, stessa fascia di prezzo, sempre 250 più o meno, poi dipende dalle offerte, però la cifra più o meno è quella. Tutti e due hanno il supporto, tutti e due hanno l'antipop e poi basta, poi mi dirai se ti piacciono. Angela Maria e Gabriele. L'avvocato consulente fiscalista Gabriele Sirtiri si sognava le liti tra i suoi assistiti quasi ogni notte da ormai 2 mesi. Le occhiaie che gli decoravano il viso avevano assunto un tono blu così profondo che nessun correttore cosmetico coprente poteva farci qualcosa. Persino la commessa della scintillante profumeria si era dichiarata sconfitta, passandogli di nascosto dalle colleghe le proprie compresse di sonnifero. «Le provi, vedrà che funzionano», aveva esclamato, speranzosa di non vederlo più. La mancanza del riposo notturno gli rendeva difficile mantenere la propria calma leggendaria. Non si fidava più di se stesso. Sentiva che avrebbe commesso qualche atto terribile prima o poi, perdendo il lume della ragione di fronte all'ennesima discussione futile sul rendimento di un pezzetto di terreno di confine di insignificante valore. Che dire della disputa che lo aspettava quel pomeriggio? 2 fratelli, anziani quanto il tempo, che litigavano su chi dei due dovesse versare la quota maggiore di tasse di successione su un'eredità che era già stata equamente suddivisa sulla carta. Non si poteva semplicemente dividere a metà anche gli oneri? Bisognava piuttosto calcolare al millesimo il valore di ogni proprietà, senza dimenticarne il deprezzamento attribuibile al trascorrere del tempo. Per citare uno dei 2 fratelli, il più giovane, o meglio il meno vecchio. Con la mano già sulla porta a vetri della sala a riunioni, guardò i 2 vecchietti che si scrutavano in cagnesco seduti il più lontano possibile l'uno dall'altro. E di fronte alla prospettiva di perdere il controllo e sbattere in faccia i 2 clienti altro che il suo parere fiscale, inventò un malore improvviso. Abbandonò il proprio appuntamento nelle mani, peraltro capaci, del suo assistente. Tanto per cominciare c'è una leggera differenza di circa 4-6 dB tra un microfono e l'altro come gain, appena li colleghi. A favore di? A favore del Rode, sì. Cioè il Rode è 4 dB più alto? Sì, esatto. Me ne sono accorto subito quando hai fatto le prove. Sì, No, si può anche perché ho nascondere. pensato questo è un problema, perché già mi piace più il Rode. Come ti piace di più il Rode così all'improvviso? Allora, questo è il Rode effettivamente che tu stai sentendo. E ora se spegni il microfono ti leggo qualcosa e tu mi dirai se ti piace. Poi faccio la stessa cosa con l'altro. L'avevo già spento. Angela Maria Marberti aveva cominciato ad amare l'arte della pasticceria, nel più classico dei luoghi, la cucina della nonna.
e ricordava ancora la sua prima teglia di biscotti, la soddisfazione profonda che aveva provato da allora. Il profumo della vaniglia era diventato il suo preferito, in cucina e fuori. Come senti, io sono molto vicino al microfono, davanti esattamente, e non sta assolutamente sentendo i colpi la capsula, nonostante io sia anche molto alto come volume, perché il gain in questo momento è molto alto. Ti faccio la stessa cosa, ma questa volta sull'altro microfono. Abbiamo detto che il Hewitt ha questo antipop molto carino, che è questa roba qui che facciamo vedere di nuovo. L'antipop magnetico. Allora, questo microfono ha il cappuccino antipop che abbiamo detto che è molto vicino, è 1 millimetro praticamente della capsula, perché avrebbe questo, ecco che prima non te l'ho fatto vedere, quindi approfitto dell'occasione per fartelo rivedere, che è questo qui, che io posso metterci sopra, e questo sarebbe l'antipop classico, cioè l'antipop in realtà è solo la spugna classica sopra al microfono, che però serve a poco perché comunque è una spugna molto molto sottile. O gli metti questa, o gli metti la sua, questa è bellissima perché proprio è veramente bella. Il problema è che è talmente vicina alla capsula che anche quando tu la metti e ti avvicini e fai Angela Maria Marberti aveva cominciato ad amare l'arte della pasticceria nel più classico dei luoghi, la cucina della nonna. Colpisce la capsula, non c'è niente da fare, ok? Nell'altro modello che hanno, uno da più di 3.000 euro, che è un microfono valvolare, l'antipop è posizionato molto più avanti, ho notato. Ora, se io prendo l'antipop e lo metto qui davanti e ti dico la cucina della nonna ricordava ancora la sua prima teglia di biscotti, senti come ho detto prima teglia di biscotti, per lasciar passare l'aroma dei miei denti attraverso la capsula, e in effetti così funzionerebbe. Invece l'ha messo così vicino che è bello da vedere ma non serve assolutamente a nulla. Allora, diciamo che è un po' più pericoloso l'utilizzo, però se stai a una spanna, secondo me... Se stai a una spanna con questo, diciamo che se stai... Sono a una spanna, ecco. No, dovresti metterti alla stessa distanza della calza del Rode, per capire se fa le P. Perché tu adesso hai fatto le P, ma sei andato... Sì, perché tu adesso hai fatto le P, ma sei andato molto più vicino rispetto... Sì, è vero, sono andato più vicino perché normalmente quando hai un antipop hai la tendenza a fare così. Cioè stai proprio vicino adesso alla calza. Spostati di lato. Ok. Avvicinati prima alla calza e poi spostati di lato. Così allora, la stessa... qui sono alla stessa distanza, diciamo, se avessi la calza del Rode. Ah, ok, probabilmente perché io a me qua sembra diverso. Allora, se io fossi davanti al Rode sarei qui. Sto qui. Sono proprio di fronte, a parte il fatto che noi non usiamo mai il microfono di fronte, però è per capire. Ora, se io sto davanti e la mia prima teglia di biscotti... Sì. Ok, abbiamo capito perfettamente. Perché ti faccio la stessa cosa. Ho fatto degli esperimenti mentre non c'eri, e l'ho fatta così, per esempio, no? Togliendo questo e facendo la mia prima teglia di biscotti. La prima, puh! Niente. E c'è la calza Rode. Questo per dire che il vecchio sistema anni 70 regge ancora. Il che è un po' una rottura di palle, perché se prendi quello lì devi pensare a un sistema per poterti mettere... Devi mettergli un antipop. Un antipop che metti direttamente sul braccio. Che però anche adesso potremmo fare una prova, perché bisogna vedere il braccio quanto assorbe. Io ce l'ho un antipop qui, che sto usando su un altro microfono, perché ho una voce che puppa terribilmente, tanto, ha una voce fortissima, una gran potenza, e quando è davanti al microfono puppa, al punto che se metto un Rycote, sai presente questo... Sì, conosco Rycote. Il Rycote, no? Lo facevo per farlo vedere anche al nostro pubblico, non è vero? Questo qui, no? Mm-hmm. Che metti direttamente collegato al Rycote, proprio al blocco. Sì. Il colpo che arriva qua sopra passa anche al microfono, quindi lo senti sulle frequenze molto basse, chiaramente, però dopo devi tagliare gli 80 Hz come minimo. Ora io faccio una prova e metto questo. Scusa il rumore. È una vita lunga
riuscirà. Sì, ma io ho l'idea di tirar fuori di nuovo quel coso lì e Sì. muoio. Effetti. Cioè, dopo che hai visto questa cosa, che hai visto questo bellissimo cosa, dici, devo mettere questo. Però poi- questa, Quello dell'Aston che va su di tutto, per cui... sì, in effetti. Però qui non ci puoi mettere il microfono nell'Aston, perché questo non ci sta. No. Facciamo una prova, eh? La tua prima teglia di biscotti. La prima teglia di biscotti! Non si sente. Quindi il corpo ha una bellissima tenuta sulle frequenze, mentre l'antipop non serve assolutamente a niente. O a poco, diciamo. O a poco, sì. Cioè. Dunque, adesso che hai sentito i microfoni, che idea ti sei fatto? Mi sembra più corposo il Rode, mi sembra più rotondo il Rode. E questo è un E- pregio o un difetto per il tuo orecchio? Dovrei ancora ascoltarti un pochino, però. Ti faccio... Vorrei sentirti ancora un po'. Cosa ti faccio sentire? Anzi, ti ascolto in cuffia. Mi ascolti? Ma tu adesso stai uscendo con che pre? Non ho alcun pre, e infatti ti volevo chiedere, c'è un pre che vorresti sentire? Il Nive? Sul Rode? Andiamo sul Rode? Tutte e due. Allora, Tutte e ok, due. andiamo a prendere un NIV. Andiamo a prendere un NIV, il 1073, dico bene? Sì. Esatto, abbiamo il 1073. Allora, adesso in questo momento io sono a circa tra 60 e 70, direi, come gain, 60 e 70, esatto, 65 dB, nell'ultima parte del gain del Neve, e tu mi stai sentendo sul NIV praticamente. Questo è il Rode con il NIV. Ed è sempre lei, Angela Maria Marberti, che aveva cominciato ad amare l'arte della pasticceria nel più classico dei luoghi, la cucina della nonna. Ricordava ancora la sua prima teglia di biscotti, la soddisfazione profonda che aveva provato da allora. Il profumo della vaniglia era diventato il suo preferito, in cucina e fuori. Era un aroma costante che l'accompagnava sempre, e non ci leggo più un cazzo qua sotto, lo sempre, punto. Basta, ok. Ti sei fatto un po' l'idea di... Ho anche aperto la porta qui perché non ci respiravo più, quindi c'è anche un po', volendo, di ambiente dall'altra parte. No, non passa tanto. Non passa granché. Fammi sentire prima però sul Nive. Il NIV sull'altro, giusto, hai ragione. Finché hai l'orecchio fresco, mettiamo il NIV sul nostro amato Hewitt. È sempre lei. Così senti gli stessi suoni. Angela Maria Marberti aveva cominciato ad amare l'arte della pasticceria nel più classico dei luoghi. La cucina della nonna. Ricordava ancora la sua prima teglia di biscotti, la soddisfazione profonda che aveva provato. Da allora il profumo della vaniglia era diventato il suo preferito, in cucina e fuori. Era un aroma costante che l'accompagnava sempre. Punto. Ok. È sempre dietro al bastoncino, non lo leggo il punto. Sono tutti e due molto bene, però. Sì, sono fra l'altro sono silenziosissimi, quindi dal punto di vista tecnico sono costruiti molto bene, hanno una bellissima, un bellissimo suono ben articolato, sono due belle macchine, assolutamente. Non frizzano troppo. No. La voce su tutti e due esce molto, nonostante io ce l'abbia molto bassa, esce, il medio esce, senti che il naso, Sì, la sì, faccia sì. esce. Allora, sugli Hewitt mi sembra di sentire le medie ancora un pochino più aperte, con le sibilanti più... te l'avevo anche scritto, me l'avevi fatto sentire un file. Sì. Le sibilanti le sento... cioè, non so come spiegarti, è come se dal Rode, scusami, sentissi una sorta di d'esser, cioè che la S sia un po' protetta, non so come spiegarti. Questo perché su quelle frequenze il Rode è flat, è dritto. Il suo Ok. sembra un U87, come di quelli vecchi, come linea, proprio dritta fino a 10 kHz, poi dopo c'è pochissima roba sulle frequenze alte. Infatti, se io torno sul Rode, senti che ha più presenza in basso, perché è molto più caldo, ma sulle frequenze alte non c'è, cioè tu non hai bisogno di dessare, diciamo, neanche forse se ci metto un compressore,
perché se io ci mettessi un compressore di Sì, però dinamica... le S che fa il Hewitt, nonostante siano presenti, Sì. non sono strappate, non sono brutte. Allora, se io gli metto per esempio un Gray, poi lo faccio lavorare sulle frequenze alte e lo faccio lavorare anche parecchio, ok? Adesso sta lavorando tanto, lo senti? Questo è? Questo è il Teletronics, il Gray, l'LA2A Gray. No, ma il microfono qual è E adesso? il microfono in questo momento è il Rode, quello che stai Ok. sentendo. E lo sto facendo lavorare tanto, per cui a un certo punto le frequenze alte dovrebbero sentirsi di più. Dovrebbe sentirsi di più, diciamo, i piccoli difetti che potrebbe avere il microfono una volta che lo comprimi e si fa sentire tanto. Se io faccio la stessa identica cosa sull'altro microfono, cioè passo al Hewitt, questo qui è il Hewitt, ecco che il Hewitt si sta comprimendo esattamente come l'altro, come l'hai sentito prima, e le frequenze più alte sibilano molto, no, non sibilano così tanto, anzi sono molto, molto dolci. Però ha l'impressione che sia molto più alto adesso il Hewitt. Il Hewitt rispetto al Rode? No, siamo lì come livelli, ma di poco, no, non è molto più alto. Cavolo, però l'impressione che hai d'ascolto è di volume molto più alto. Forse proprio perché lavoro sulle frequenze più alte e il Teletronics sta lavorando sulle frequenze alte, le comprime, quindi crea un loudness maggiore rispetto al Rode, che invece quelle frequenze non le ha. Perché quando sposti questo HF ti sposti sulle alte. Se per esempio mi sposto sulle basse con questo adesso qui nel... No, questo è solo il Rode, devo aprire l'altro se voglio farlo. Senti? Ecco, se io qua spingo sulle basse, senti come sta lavorando in questo momento? Sta lavorando anche sulle frequenze basse, quindi mi abbassa tutto, l'impressione, solo che le basse non le senti esattamente allo stesso modo. Se io lo calibro in questo modo sono a metà strada, quindi direi che sto lavorando sulle medio-alte, medie, medio-alte in questo momento come compressore. E quello che senti così è con e così invece è senza, nudo e crudo come un bambino appena uscito dal bagnetto. E così invece è quando gli metto il compressore e quindi è il cappottino. Come ti sembra? Fallo comprimere un po' meno. Lo facciamo comprimere un po' meno, lo facciamo a meno 3. Ero già circa, no vabbè, arrivavo oltre i meno 5. Allora questo è più o meno come lo terremo noi normalmente. Questo è il suo lavoro standard, diciamo. È il suo modo di lavorare quando proprio stiamo facendo un voiceover tranquillo, senza spingere troppo, senza esagerare, e qui abbiamo il Teletronics che sta lavorando appena fino a meno 3 dB di correzione. E quindi... Come? Lo spengo? Ecco, e l'ho spento, e così invece è quando non c'è assolutamente nient'altro che un NIV 1073 in testa. Ma se oltre al NIV 1073 ci mettiamo anche il Teletronics, eccolo che l'LCT 440 si fa sentire con tutta la sua potenza. Devo parlare così a braccio, così capisci, senti. Copio i settings e poi faccio la stessa identica cosa, paste settings, dove è qua sotto. Dall'altra parte io ti passo sopra adesso lo dovresti sentire, eccolo qua. Questo è il Rode NT1, la versione nera, quello tanto strano che perché è tutto nero mentre l'altro era tutto grigio. Poi ne fanno uno che è il 2A, che invece non è nero come questo ma è grigio, però ha anche i pattern e tutto il resto. E questo è il microfono che è uscito da qualche anno, appunto da Rode, che somiglia tantissimo a Rode NT1A, ma in realtà, adesso stacco, non è per niente l'NT1A, perché è molto più lineare, molto più flat, molto un po', diciamo, vecchio stile anche nella sua risposta in frequenza, pur non essendo un microfono con trasformatore. Quindi non ha tutte le armoniche che eventualmente avrebbe un 87, per dirne uno, che ha il trasformatore e tutto. Ora, se io rimetto il compressore Teletronics con le stesse impostazioni dell'altro, lo senti lavorare in questo modo. Che impressione ti ha dato? Sono tutti e due molto belli. Mi torni un attimo sugli Hewitt? Ti torno un attimo sul Hewitt. Con tutto acceso. Con tutto acceso sono sul Hewitt. Mi rimetto davanti al Hewitt, esattamente di fronte a lui, rischiando di puppare, ma io non puppo neanche se mi paghi, a meno che non voglia. E adesso puppo. No, non l'ho fatto. Non so perché. E se faccio così? No, vedi, se stai a distanza non fa niente.
Se spingi molto, se stai molto vicino, sì, potresti tranquillamente colpire. Ma noi possiamo mettergli anche un altro antipop e stare più vicini fino a questo punto, però fa schifo se parli così vicino all'antipop. Però questo è il Lewitt 440, come ti sembra? Ma allora, il Lewitt viene avanti tantissimo, cioè con la stessa impostazione uno con l'altro, allora, sono tutti e due molto bene e sono due suoni differenti. Ma tanto differenti, eh? Sì, molto differenti, perché quando comincia a spingerli qua fa sentire tutte le sue medie, quindi viene avanti, si fa sentire molto di più. E poi le basse non è che gli manchino alla fine, perché tanto quando cominci a spingerlo e poi soprattutto sulla voce, se pensi di doverlo mettere in un mix, alla fine tagli, quindi ci sta tranquillamente. È molto bello, molto bello. Peccato questa cosa dell'antipop. Dell'antipop che è così vicino, bastava che lo mettessero qui davanti, non ci voleva molto. Potremmo costruire una cosa in 3D, gli facciamo fare un'altra cosa uguale e poi la vendiamo attaccatela così è una Allora, diciamo che se dovessi prenderlo andrei sicuramente dal mio amico Alessandro che ha la stampante 3D e mi faccio creare basterebbe creargli un supporto lì. qui che lo porta qui davanti e tu sei a posto, Poi il microfono dopo è piccolino, occupa poco spazio, è molto bello da vedere e l'antipop già. Allora, questa roba qua è un po' un problema perché già hai il problema di dover comunque mettergli un ragno non universale perché se no non ci sta. Devi mettergli il suo perché vedi loro hanno fatto questa cosa. Questo qui, guarda, questo che vedi, lo vedi? È la KG? Questo è la KG, il 220. No, come cavolo si chiama? 214. 214, esatto, il 214. Anzi, scusa, 214. 214. Vedi che è uguale? Non è che ci sia niente di nuovo in questa roba qui. Cioè il design, tutto quanto, è roba che faceva già la KG. Anche qui il tipo di attacco è roba che è uscita dalla KG. Questa è roba che trovi negli HG vecchi, anche il 414 avevano forma simile, quindi hanno portato fuori qualcosa che forse hanno inventato loro. Non l'hanno brevettato. Probabilmente non l'hanno brevettato ed è molto strano perché l'Harman Kardon, la KG, che non è esattamente piccolina, è una multinazionale che però evidentemente non è stato brevettato o non è brevettabile, però di fatto se tu guardi questi due microfoni sono praticamente identici. Oppure può essere che visti gli anni che sono passati, perché il supporto credo sia sempre lo stesso, cambia solo per il fatto che negli Lewitt hanno fatto il taglio anteriore per cui vedi il microfono e in alcune occasioni, in alcuni microfoni puoi vedere non solo il marchietto ma proprio per esempio quello valvolare, vedi la valvola accesa. La valvola, sì. Esatto, molto bello da vedere. Oppure negli altri vedi ci sono i pulsanti per cambiare il pattern ed è l'altro modello, quello più grosso, che sarebbe interessante da provare, ma come si dice, non è che possiamo. Ho messo un Lewitt su una KG, non è scoppiato niente, bene, va bene, vuol dire che sono ancora in pace. Va bene, comunque direi che è un microfono che è promosso sia il Lewitt che il Rode. Sì, assolutamente. Poi per quello che costano. Sì, 2,50 e diciamo che le performance sono da microfoni molto molto più performanti, molto più... Sì. Cioè, questi stanno veramente al passo alla famiglia Neumann per il voice over in modo particolare, hai voglia. Se devi prendere un Rode non prendere l'NT1A perché non vale la pena, spendi 100 euro in più e prendi l'NT1 e hai una macchina assolutamente fantastica. In effetti, se vuoi renderla un po' meno calda puoi cambiare il preamplificatore, per esempio, usarne uno che enfatizzi di più certe frequenze, che lavori più. Guarda, con il Niva se tu vai ad aprire i 3 kHz 2 di un pallino si schiarisce subito. Eccolo qui, allora passo al Rode, vado sul Niv e poi dici 3 kHz 2? Sì. Allora andiamo. Lì c'è il 3 kHz 2 e il 4, però lavora meglio il 3 kHz 2 per portare avanti la voce. Già così, allora così è con i 3 kHz 2 attivi e così invece è senza, così come mamma l'ha fatto. Cacchio, come cambia. La differenza è questa: in questo momento io aumento 3 kHz 2 e così invece non ci sono più i 3 kHz 2, così glieli metto e così glieli tolgo. E poi ci potrebbe essere anche l'opzione di mettere un filtro passa alto, quindi sugli 80 Hz, che in questo momento è attivo. E il microfono viene fuori ma tanto,
In questo momento sta uscendo, proprio tanto. Quindi direi che tutti e due se la cavano piuttosto bene. Sì, si sente tanto la differenza. Sì. Perché poi il Nive è molto aggressivo sotto questo aspetto. Va usato con molta parsimonia. Io non lo sentivo perché ero sull'altro microfono, adesso lo sento. Avevo le cuffie attaccate all'altro, vabbè. Perché avevo passato te, ma non me. Provare a ascoltarlo perché è molta la differenza. Allora, così è con e così invece è senza. E invece così è con e si sente che sto sibilando di più? No, però esce di più. Così invece è senza, è un pochettino più chiaro, e anzi un po' più scuro, più flat, ma questo microfono secondo me è fantastico, questo microfono qui. Veramente bello, questo Rode. Mi piace veramente un sacco e mi piace molto anche il Hewitt. E quindi se vuoi un microfono un po' più chiaro, diciamo così, di suo, di natura, prendi un Hewitt, è più moderno come costruzione, l'antipop serve a poco, però chi se ne frega, dovrei prendercene uno. E invece nel Rode c'è tutto questo... Già che ci sei, prendi quello da 3.000 euro, così hai l'antipop. Giusto, hai ragione, è meglio prendere quello da 3.000 euro che ha già l'antipop fatto, siamo già a posto. Oppure ti fai mandare l'antipop, chissà se ce l'hanno loro l'antipop dell'altro, te lo vendono separatamente. Probabilmente sì. Tanto il supporto sono tutti fatti uguali, mi dai il supporto del microfono da 3.200 euro con l'antipop e poi mi dai questo microfono. Questa è un'idea, vedi? Questa è un'idea. Subito a guardare sul sito se c'è negli accessori. Esatto. Va bene. Ivano, grazie mille. Ma grazie a te. È stato un piacere. Ma guarda, ma mi sono tutto sporcato. No, le prove con gli altri microfoni non le faccio qui, le faccio dopo, in un altro video. Vai. Un video che adesso, se riesco, se mi ricordo, lo linko qua sopra. Comunque un altro video. Non ci sta qui, basta, andato a dormire.